Buongiorno a tutti, 16 febbraio del 2023 è giovedì e quindi ci ritroviamo a metà oggi tra una partita, quella di martedì di Champions League che il Milan ha vinto, e sabato, quando il Milan tornerà in campo alle 18, quindi poco campo oggi, meno mattino Milan, più obbligo di riscatto oggi. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi è complice il gol, complice la prestazione, complice il fatto che insomma, la Champions League ti dà un palcoscenico sicuramente diverso, luci diverse. Oggi si parla tanto di Brahim Diaz, in Italia ma non solo. Oggi Già. facciamo un piccolo punto della situazione su Brahim e sulla nostra tre quarti in generale, partendo da ovviamente quello che si scrive in Italia per chiudere con quello che invece si scrive all'estero, anche perché vanno esattamente all'opposto. E quindi chi avrà ragione? Non si sa, lo scopriremo col tempo. Però sì, sono versioni un pochino discordanti, ma non di poco. Cioè, No, non no, è che proprio all'opposto. si parla di dettagli, si parla di differenze magari a livello di cifre. No, 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 son proprio sì, vabbè, stavo per dire una cavolata. Diametralmente opposte, quindi è normale che, ehm, ci siano dei dubbi sulla situazione Brahim Diaz. Da un lato c'è chi dice che vorrebbe restare, c'è chi dice che il Milan vorrebbe tenerlo, c'è chi dice che il Milan ha la possibilità di riscattarlo. D'altra Mm. parte c'è invece chi dice che Brahim sta già trattando con Real Madrid, che può solo trattare con il Real Madrid, perché addirittura il Milan non ha nemmeno l'opzione di riscatto, è solo un prestito secco, che il Real lo vorrebbe per la prossima stagione, che lui vorrebbe rimanere al Real nella prossima stagione, e quindi diciamo che le versioni son molto discordanti, molto discordanti. Ve le Quindi facciamo vedere, ecco, così poi le commentiamo. Partiamo dall'Italia. Gazzetta dello Sport. Colpo da 10, i rossoneri lo vogliono tenere, Brahim spinge per restare, e soprattutto qua che ci sono diversità, dopo lo vediamo. Presto il vertice con il Real, poi Cardinali complimenti a Pioli, Diaz e Goal Champions che vale il riscatto. Vado avanti, vai. all'interno. Brahim segna e vuole restare, il club lo stima, presto il vertice con il Real. Diaz, solo Milan. Mh. Questa è la versione italiana, diciamo, o comunque la versione italiana, la versione della Gazzetta dello Sport. Ehm, che Brahim si trovi bene qua? Assolutamente sì. Chi è la dirigenza valuti Brahim un buon giocatore, un bel giocatore? Assolutamente sì. L'allenatore Sava Sandir, ma lo vediamo perché lo schiera abitualmente. Questo però passa dal prendere un giocatore e acquistarlo a titolo definitivo, e soprattutto passa dal fatto che dall'altra parte non c'è, con tutto il rispetto, una società X, ma c'è il Real Madrid. Già. Eh sì, direi che Sua ex, anzi in realtà non è nemmeno ex, perché è proprietaria del cartellino, quindi sua squadra e squadra più forte del mondo. Quindi sì, esatto, cioè, c'è il club più importante di tutti, e non penso di dire una cosa, diciamo, come dire, a sfavore di altri se dico questa frase. Quindi io penso che comunque Brahim stia bene al Milan, abbia trovato un po' la mm, sua dimensione. Detto ciò, è ovvio che se il Real Madrid, dopo averti mandato in prestito per 3 anni, decide di puntare su di te, forse la chance te la giochi, ecco, e non torni in prestito. Io continuo a credere che Brahim Diaz, cioè per quanto mi riguarda, il Real Madrid è una dimensione troppo grande per Brahim, ecco. Poi magari mi sbaglio, quindi me lo auguro per lui, nel senso mi auguro possa stare a livello di squadre e di livello come il Real Madrid, però penso che il livello del Real sia un pochino troppo alto. Detto ciò,
ecco sì, magari facciamoci vedere. Detto ciò, vediamo, perché comunque la versione estera è molto diversa, no, però sei mutato, quindi Eh sì, difficilmente perché era passata un'ambulanza, quindi non mi sembrava il caso. Così, un po' di revival, un po' di obbligo di riscatto a random e a questo punto direi di andare prima in Inghilterra, sì, torniamo a mattino però. poi tornare al mattino. Real Madrid e Brahim Diaz close to an agreement on contract extension. Questo è The Athletic, che dice che il Real e Sono Brahim sono vicini per vicini di prolungare il rinnovo. contratto. 2025 diventerebbe 2027. Mh, Nel pezzo si dice in realtà poco, cioè si dice semplicemente che le due parti sono vicine a rinnovare il contratto. Chi dice di più è invece dalla Spagna Relevo. sì. Io Magari non so, oggi se riusciamo portiamo ospite Matteo Moretto, proviamo a sentirlo. assolutamente. Glielo chiediamo di passare a dire la sua proprio su Brahim. Anche qui si parla di rinnovo al 2027, ma si va anche oltre. Eh sì, Ci sono dei punti fermi, come il Milan non ha nessun tipo di opzione dopo il prestito, è un prestito secco secondo Relevo. sì, L'unica alternativa quindi che ha il Milan è andare a trattare con il Real Madrid. Non ha nessun tipo di diritto di riscatto. esatto. Numero 2 dice anche che il sogno di Ibrahim è tornare al Real. Eh già. Quindi, In le tutti i direttive casi uno, hai aggiunge alla ragione. fine che tutte le opzioni son buone per Brahim, perché tornare a Madrid è il suo grande obiettivo e sogno, ma in caso contrario è comunque felice al Milan, dove si sente molto valorizzato. Beh, bella vita Brahim Diaz, cosa vi devo dire? Beato lui. No, ma al di là di tutto, proviamo a dare un punto della situazione. È ovvio che Brahim qua al Milan ha una posizione in rosa diversa di quella che ha attualmente nel caso del Real Madrid o avrà nel Real Madrid. Eh, Essere titolare al Real Madrid è altra cosa rispetto a che essere titolare al Milan negli ottavi di Champions League. In questo momento Real non ce la può fare a essere titolare nel Real Madrid. È ovvio che qualsiasi giocatore venga chiamato dal Real Madrid ed essendo pure il Real proprietario del tuo cartellino e ti richiama indietro, cosa fai? Non vai. Eh, Per di più ti offrirebbe anche il rinnovo del contratto. È ovvio che diciamo, la testa ti dice magari il Milan, il cuore, la passione, l'inconscio ti dice Real Madrid. Bisogna anche vedere lui alla fine di questa stagione cosa deciderà di fare. In primavera, quando si deciderà di più sul destino di Ibrahim, lui magari dove fa pendere la bilancia, perché sì, alla fine deciderà anche un po' lui, contando il fatto che Henry a noi sembra che abbia 27-28 anni, Ibrahim è del 99, eh cioè già. è molto giovane ancora, molto giovane. Eh sì, è un giocatore comunque interessante perché nonostante l'età che ha già tante esperienze, è stato in spogliatoi importanti, ha giocato la Champions League, ha vinto uno scudetto col Milan, è un giocatore veramente comunque che ha tanta esperienza e ha anche tanti margini di miglioramento ancora, perché ha solo 23, 24 anni, insomma credo 24 da compiere o giù di lì. Quindi ci sta anche che il Real Madrid, considerate queste cose, considerando il fatto che è un giocatore di sua proprietà, voglia riportarselo a casa, voglia rinnovargli il contratto e d'altra parte però ci sta anche che Brahim Diaz faccia dei ragionamenti sul suo futuro, perché il Real Madrid è una corazzata già fatta e finita, i titolari li ha ormai da anni e tentare di imbucarsi in
quella macchina perfetta per un giocatore come Brahim non sarà semplice. Quindi bisognerà fare dei ragionamenti su tutti i livelli, dovrà farli il Milan, dovrà farli Brahim, dovranno farli tutti. Questo ovviamente per dire che di deciso non c'è niente, stringi, bisognerà aspettare la primavera. Io ti faccio una domandina secca, fammi il prezzo di Brahim, 15-20. non di più. Possiamo spingere a 25. In un mondo in cui Mudryk viene venduto a 160, quant'è che è costato? 60, 80, 100, non mi ricordo, tutti valgono almeno 50 per quanto mi riguarda e con tutto il bene che si può volere a Mudryk. Però se devo guardare il concreto, Brahim Diaz sopra i 25 per me non ci va ad oggi. Poi se continua così, se continua a essere decisivo, ovvio che il prezzo aumenta. Veloci su altre 2 o 3 considerazioni, poi chiudiamo. Uno, vabbè, abbiamo riscoperto che abbiamo Malik Ciao, bene così, che è alto 1,94, bene così, quindi è cresciuto. Ricordiamo che ieri è andato in scena questo a Milanello, nella sesta squadra 2 Ibrahimovic. Già. E quindi, insomma, il figlio piccolo anzi in realtà il figlio grande, il figlio maggiore di Ibra, Maximilian, 16enne, che giocava ieri in amichevole, è stato schierato tra l'altro nella stessa squadra del padre, e quindi hanno giocato insieme per la prima volta, credo, o giù di lì. Chiudiamo, Henry, con questione stadio. Non approfondiamo troppo, semplicemente perché in serata uscirà un'intervista esclusiva che abbiamo realizzato a Giuseppe Bonomi. Chi è? È l'advisor di AC Milan, cioè la persona incaricata dal Milan di seguire tutta l'operazione stadio. Visto che oggi stanno fioccando 1500 ipotesi diverse, comprese l'acquisizione dell'area Falca Sesto, comprese la conferma, e la conferma c'è, della zona delle ex piste dell'ippodromo La Maura per costruire il nuovo San Siro non lontano dal vecchio e mantenere il vecchio integro e in piedi. Comunque, ne parliamo stasera in un'intervista esclusiva che esce in serata, intorno all'ora di cena, poco più, così ci facciamo un'idea di tutto quello che è la questione stadio, soprattutto cosa ne pensa del Milan, anche del vincolo, del nuovo San Siro, come sono i tempi, se aumenterà nel caso la capienza del vecchio San Siro, ma è diventato nuovo, insomma. Ne parliamo stasera. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, mi raccomando lasciate like, scriveteci sotto nei commenti la vostra su Brahim Diaz, lo tenete? Lo vendete? Cosa fate? Quanto vale per voi? Come vi comportereste con il numero 10 del Milan che ha segnato in Champions League con il Tottenham? E iscrivetevi, attivate la campanella, abbonatevi, di tutto insomma qua sotto. Ciao. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, l'appuntamento è tra poco, chiama Milan, poi Lunch, poi il Talk, poi Filo Rossonero come al solito e in serata l'intervista a Giuseppe Bonomi. Ciao a tutti.